Si è chiuso ufficialmente allora questo mercato di gennaio che di fatto non si è mai aperto, almeno a livello di operazioni, di operatività effettiva dell'Inter a livello di prima squadra. Un Inter che ha operato con delle cessioni e un ricollocamento, dicevamo quello di Aslani che dal Torino è passato al Besiktas. Per il resto è partito Valentin Carboni che dal Genoa è andato in Argentina, è partito Franco Carboni, quindi pochissima roba per l'Inter, che ha annunciato 2 acquisti più in ottica futura. Quello di Massolen, un giocatore che a me intriga tantissimo per il prossimo futuro, mi intriga veramente tanto, e Jakirovic, giocatore di cui si parla un gran bene. Detto questo, però, Simo, io parto subito da qua. Sono deluso da questo mercato, non perché mi aspettassi i botti, non perché mi aspettassi i fuochi d'artificio, che l'Inter ribaltasse la rosa, una rosa che comunque ha delle lacune e ha qualcosina che manca. È una rosa che però comunque sta portando avanti gli obiettivi che si era prefissata, con un buon cammino europeo, con il primato in campionato, e quindi ricordiamoci sempre il contesto in cui sta operando questa Inter, che aveva attuato la propria strategia la scorsa estate. Quando una società ha le idee chiare dall'estate, ovviamente nel mercato di riparazione fa poco, a meno che non si presentino delle esigenze, delle difficoltà, degli inconvenienti, come quello che all'Inter si è presentato. Si è presentato a novembre con l'infortunio di Denzel Dumfries, un giocatore che rientrerà, qualcuno dice un po' prima, qualcuno dice tra un mese, comunque salterà verosimilmente, oltre ad aver saltato tutta questa parte che ha quindi sovraccaricato i suoi sostituti, e questo è un altro tema da tenere d'occhio. Il fatto che Dumfries non sia stato sostituito sul mercato ha portato altri giocatori, in primis Luis Enrique, a spremersi in una fase delicata del campionato. Lo pagheremo più avanti? Spero di no. Nel frattempo è rientrato Darmian, che ricominceremo a vedere in un ruolo dove a me personalmente non convince più da un paio d'anni, come quello di Quinto, ma il suo con ordine lo può fare. E Dumfries, quando tornerà, dovrà anche rimettersi in forma, con tra l'altro il pensiero al mondiale che speriamo non lo distragga. Quindi sono deluso perché non mi aspettavo, ripeto, i fuochi d'artificio, ma credo che l'Inter avesse bisogno di un esterno, anche perché c'è una lacuna che ci portiamo avanti da un paio di anni, quella del vice Bastoni, che sta spremendo anche Carlos Augusto nel doppio ruolo, tant'è che anche lui ha avuto un problemino nell'ultimo turno, e l'Inter dunque andrà ad affrontare la seconda parte di questa stagione, intanto con questo mese di febbraio, con tante partite ravvicinate e delle scelte sugli esterni piuttosto limitate. Ecco, l'anno scorso forse il problema era ancora più grave, quello delle punte alle spalle di Lautaro e Thuram. Era un'esigenza e una lacuna ancora più forte e ancora più pesante. Quest'anno secondo me non siamo al livello dell'anno scorso, però visto che stiamo qui spesso a discutere di Octree, di quello che è il piano di Octree, capisco che Octree sia proprietaria, tra virgolette, involontaria di questa Inter in questo momento, e debba stare attenta al mercato, ma io speravo e spero sempre che ci diano la sensazione di essere molto centrati sull'obiettivo sportivo, e una squadra che a questo punto della stagione, in questa condizione qua, che lotta per lo scudetto, che ha un Chivu che sta facendo più di quello che ci aspettavamo, ecco, una proprietà e una dirigenza che guardano innanzitutto l'obiettivo sportivo, un giocatore in più che ti aggiunge caratteristiche e che ti completava la lista di giocatori, perché adesso hai 24 calciatori, nemmeno i 25 che potresti tendenzialmente avere, ecco che non mi dà quella sensazione di obiettivo sportivo. E come ci scriveva qualcuno in chat, e la preoccupazione un po' da questo punto di vista c'è, è che se l'Inter fosse stata in bilico per il quarto posto e quindi rischiasse di stare fuori dalla Champions League, allora lì qualcosa sul mercato avrebbero fatto. Nel momento in cui però quel passettino in più lo devi fare per avere quel 3%, 5% in più di prenderti lo scudetto, non lo hai fatto. A me questa cosa dispiace molto, soprattutto dopo la scorsa stagione in cui, ecco, per quel 3-5% hai perso uno scudetto e non soltanto. Sì, sono molto deluso anch'io, anche perché continuo a pensare che da qualche tempo ormai ci sia una sopravvalutazione esagerata di alcuni elementi di questa rosa, e questa dirigenza da più di un anno ormai fa il conto a livello numerico senza guardare poi quello che è il rendimento in campo. Perché l'anno scorso l'Inter non aveva bisogno di attaccanti di riserva, ne aveva addirittura uno in più, aveva Correa oltre ad Arnautovic e Taremi.
Il problema è che in 3 non ne facevano uno, quindi evidentemente a livello pratico un attaccante sarebbe servito. Quest'anno hai fatto un passo oltre, perché non solo hai in alcune pedine dei giocatori che non sono, diciamo, adatti, non fittano bene, come si dice di questi tempi, con la squadra, addirittura hai dei reparti in cui non hai proprio il giocatore numericamente. Il vice Bastoni, che sono, credo, 3-4 anni che l'Inter non ha, e che copre con Carlos Augusto, che però è contestualmente anche il vice di Marco, e che per qualche settimana è stato anche il vice Luis Enrique, quindi non so, il dono dell'ubiquità probabilmente, che ha sbloccato Carlos. E a destra da più di 3 mesi, da circa 3 mesi e per ancora un altro verosimilmente, non hai il tuo esterno destro non solo titolare, quindi pedina importante che ti viene a mancare, e sei rimasto con un solo giocatore, quindi senza la riserva. Abbiamo fatto questo passo avanti, quindi di essere andati ancora più, diciamo, in richiesta di una mano sul mercato, e nonostante questo non è arrivato niente. Io mi domando a questo punto che cosa debba accadere per far sì che sul mercato l'Inter riesca a prendere e a portare a casa almeno un giocatore, che, ribadisco, come ho detto dall'inizio, non deve essere un giocatore preso a caso, completamente a caso. Diaby, per esempio, sarebbe stato un colpo interessante, ma io ho espresso delle perplessità. Non capivo molto la logica di un giocatore del genere. Norton Caffey, profilo interessante, come tipo di operazione non mi ha mai convinto, quindi non è un qualsiasi nome passa, portalo a casa. Però questa esigenza c'era, e il grande rammarico che mi rimane è di arrivare a fine anno e, come è già successo in passato, ripensare al mercato di gennaio dicendo si sarebbe potuto fare qualcosina in più senza neanche grandissimi sforzi, perché penso che nessuno chiedesse all'Inter di comprare Haaland, è abbastanza irrealistico, però si poteva fare quel qualcosina in più e magari avremmo festeggiato un po' di più. Io mi auguro chiaramente che non accada questo, e al momento per fortuna non sta accadendo, però la stagione è lunga, adesso arrivano gli impegni tassanti dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, per una rosa che ha delle lacune, ribadisco, e questo è un po' il giudizio definitivo. È evidente che se in primis la proprietà dice arrivare primi o secondi non mi interessa, o meglio non mi cambia, l'unica cosa che mi cambia sarebbe arrivare quarto o quinto, a quel punto alzo le mani e me ne dispiaccio, anche perché al di là del fatto che sia un fondo è una visione molto miope, perché purtroppo certo che arrivare quarti o quinti fa più differenza che rispetto a arrivare primi secondi, ma anche arrivare primi secondi fa la sua differenza. Sì. Quindi sarebbe una visione molto miope, secondo me. Sì, ma al di là del fatto che comunque vinci o non vinci, fa una differenza netta. Tal proposito, perché tanti dicono, però ricordiamoci, ragazzi, io sono il primo a dire, secondo me, dal mio punto di vista era giusto innanzitutto farvi, o almeno io volevo dire la mia delusione, ecco, su questo mercato, perché speravo in questa cosa. Dall'altro lato è un Inter che comunque si sta dimostrando forte, secondo me, grazie anche al lavoro di Chivu, si sta dimostrando la più seria candidata allo scudetto. Non per forza la più forte, perché secondo me a livello di rosa ci sono squadre che hanno anche il Napoli, no? Quanto cavolo ha investito il Napoli? A livello di nomi, di mercato che ha fatto, sulla carta il Napoli potrebbe essere anche più forte. Ora, il discorso che fa Miria, secondo me, non ha molto senso, perché 11 partite, 10 vittorie e un pareggio con Napoli, cosa dovremmo fare di più? Allora, l'Inter del triplete cosa avrebbe dovuto fare di più? Cioè, se ci tariamo su quello che è stato fatto per dire allora da qui tanto non si può fare di più, è questo il problema, secondo me. Non è che cosa puoi fare di più, è che io mi preoccupo intanto del fatto che si può sempre fare di più, e seconda cosa, le difficoltà vengono più avanti, cioè la fase decisiva della stagione arriva adesso. Quante volte stiamo qui a lamentarci dei troppi punti persi nel finale? Ecco, non è che siccome hai fatto 65 minuti buoni, allora i 25 finali li puoi lasciare così perché ti spettano di diritto. Anzi, subentrano nuove cose, nuove difficoltà a cui devi fare attenzione. Quindi questo discorso mettiamolo da parte. Detto questo, tanti dicono i dirigenti hanno dormito, i dirigenti non hanno fatto questo, potevano fare quello, si poteva prendere questo, si poteva prendere quell'altro. Ognuno ha la propria legittima opinione. Io continuo a sgomberare dal tavolo quello che dicono in tanti. Per me, Ausilio Marotta, la dirigenza dell'Inter, è una dirigenza brava, forte, di livello,
perché l'operato della dirigenza si basa su tutta la gestione del progetto sportivo, non solo sui singoli affari, perché oltre al mercato si fa pure tutta la gestione della squadra, tutta la gestione del gruppo e quindi l'area sportiva è responsabile tanto delle vittorie quanto delle sconfitte in parti che vanno distribuite dalla proprietà in giù fino ai singoli calciatori. Questa dirigenza, secondo me, ha attuato una strategia in questo mercato che era quella del vogliamo un giocatore che sia diverso da Dumfries, un giocatore esterno con caratteristiche più offensive. Hanno provato Cancelo all'inizio, che metteva più qualità, hanno provato Dodò prima che arrivasse Paratici, non si è potuto fare, hanno provato Ndoye, Perisic, profili di questo tipo. Nel momento in cui non hanno trovato il profilo giusto, le giuste condizioni, hanno detto se devo comprare uno, tanto per comprare non lo faccio, soprattutto se mi va poi a legare le mani in vista della prossima estate con 3 giocatori nello stesso ruolo, Luis Enrique, Dumfries e il nuovo arrivato, che poi come li gestisco la prossima estate. Questo è il ragionamento che è stato fatto, è un ragionamento che capisco, che condivido. Sono d'accordo anche con quello che dicevi tu, non ha senso dire bastava comprarne uno, perché l'Inter per me, ripeto, è migliorabile sì, ma non facilmente migliorabile come tanti dicono. Al tempo stesso, siccome io ritengo che i nostri dirigenti siano molto bravi, ecco, speravo che con la loro bravura mi trovassero un giocatore alle giuste condizioni che potesse darci questa mano. Questo è il pensiero che ho fatto io. Per il resto, secondo me, questa squadra è forte, abbastanza da poter lottare per lo scudetto, per quello che stiamo vedendo in questo momento. E Simo, lascio a te, poi leggo un altro paio di commenti. Dimmi se vuoi aggiungere qualcosa, poi facciamo un confronto con le rivali anche. Sì, io purtroppo da qualche tempo a questa parte ho la sensazione che sul mercato, soprattutto a gennaio, l'Inter lavori con un profilo e se non trova quel profilo raramente ha un'alternativa e nella maggior parte dei casi o la squadra a cui dovresti prendere il giocatore accetta le sue opzioni, la sua proposta, altrimenti salta tutto. E questo però è molto limitante, soprattutto a gennaio, il che ribadisco non vuol dire strapagare i giocatori. Non è questo, però un minimo di flessibilità. Nel momento in cui peraltro a bilancio lo spazio c'è, per fortuna la situazione è un po' più positiva rispetto a qualche anno fa, nella quale era anche legittimo non fare acquisti, e nel momento in cui, torno al discorso di prima, non è oggi che ti serve necessariamente un profilo, anche se in realtà sì, ma è nella prospettiva che possa servirti nelle prossime settimane e non è una prospettiva improbabile. Se io sto correndo una maratona e sono primo a metà, però ho le scarpe che iniziano a rompersi, non ho più risorse di cibo e di acqua, che cosa faccio in questa condizione? Ragiono sull'ipotesi di prendere delle nuove scarpe o di fare rifornimento o dico, tanto sono primo, perché dovrei intervenire che sono primo? È quello il discorso. Sì, sì. Io, però dall'altro lato, Simo, dico per esempio, tanti mi dicono perché allora non prendi Norton Caffey che ti avrebbe dato più chance di vincere, però perché mi devo impegnare 18 milioni su un giocatore che adesso secondo me non ti alza il livello dell'Inter? Cioè se io mi devo prendere Norton Caffey devo pensare che ci costruisco la fascia titolare dell'Inter a destra dei prossimi 3 anni, io ragazzi, vale come per il discorso Zalewski, io se voi siete interisti che sperano in Zalewski titolare, ecco io ho una ambizione della mia Inter di un livello nettamente sopra, cioè la mia Inter, con tutto rispetto, non me la immagino con Norton Caffey o con Zalewski titolari dell'Inter. Mi riporterebbe a un Inter del periodo Spalletti e forse anche un attimo prima di quel periodo lì. Quindi per me questo è un discorso da fare. Dall'altro lato vi condivido al volo anche quello che hanno fatto le rivali per renderci conto un attimo, perché tanti dicono no, allora pagavi 40 milioni per Palestra. Non sono d'accordo, Dave. Uno, perché Palestra non è secondo me il profilo in cima alla lista delle preferenze. Due, perché non te lo vendevano a 40 milioni adesso. E tre, perché vai di nuovo a intasare la fascia destra con Luis Enrique, Palestra, Dumfries. Poi se in estate Dumfries non va via, se Luis Enrique non va via, hai speso 40 milioni a gennaio che non so spicci. In un mercato in cui, ripeto, il Napoli ha mosso tanto, ma tutte robe di prestiti. Lucca, preso la scorsa estate, rivenduto subito in prestito.
Hanno preso Alisson Santos, hanno preso Giovane e hanno reimpegnato praticamente quello che è stato incassato dalle cessioni in prestito dei vari Lucca, Lang, Ngonghe, eccetera, eccetera. L'Inter ha annunciato, e poi adesso ne parliamo, l'acquisto di Yanis Massolen, oltre a quello di Jakirovic, tra poco ci arriviamo. L'Atalanta, ecco, l'unica che ha investito davvero è Raspadori, l'Atalanta, che però aveva venduto già Lookman, oltre alle cessioni in prestito di Brescianini e Maldini. La Juventus, doppi prestiti, Boga, che era fuori rosa a Nizza, e Holm in questo scambio di prestiti, anche qui i rapporti che funzionano sempre, con il Bologna hanno preso Holm, avevano esigenza di un giocatore lì, non hanno colmato l'esigenza principale che era quella di un centravanti. Con Spalletti l'unica richiesta che ha fatto Spalletti sul mercato era un centravanti e non l'hanno preso. Hanno ceduto, Douglas Luiz che era già andato via, Rugani, Joao Mario e operazioni minori con Rui. La società che si è mossa in maniera più forse convincente per quelle che erano le loro necessità è la Roma, con 22 milioni su Robinho Vass, 2 milioni per il prestito di Malen, hanno preso Venturino, hanno preso Zaragoza, detto che Gasperini voleva un altro centravanti differente lì davanti, e anche qui non è propriamente arrivato, e anche su Robinho Vass si è un pochino lamentato, perché ha detto dobbiamo essere chiari se vogliamo obiettivi a lungo termine o immediati. Hanno venduto Bailey, che hanno già rispedito via, e Baldanzi. La Fiorentina, non è una nostra diretta concorrente, nemmeno la Lazio. Il Milan, che aveva bisogno di un difensore, forse due, voleva prendere un altro attaccante, aveva bisogno di un laterale, hanno preso Cissé, che tra l'altro era un obiettivo anche del PSV Eindhoven nel caso in cui fosse andato via proprio Perisic, che ha trattato l'Inter, e hanno preso Füllkrug. Queste sono le operazioni del Milan. Il quadro che ne esce, Simo, è quello di avversari dell'Inter che non hanno fatto, secondo me, queste operazioni straordinarie che spostano gli equilibri del campionato. Si sono un pochino allungate. Ma infatti è questo il tema. Io non ho mai chiesto personalmente il colpo che cambi la stagione. Io chiedevo semplicemente di fare un tentativo per un giocatore. Il Füllkrug del Milan, io non penso che avrà questo impatto clamoroso, però quantomeno la società, Allegri dice ho bisogno di un attaccante, trova un profilo che può avere delle caratteristiche tutto sommato funzionali e lo prende. E l'Inter no, l'Inter sta cosa non la fa. Ed è questo per me il grave errore. È tutto lì. Io ribadisco, non volevo... Cioè, Palestra a 40 milioni, ragazzi, è una follia. È una follia pensare che a gennaio si possa prendere Palestra a 40 milioni. È una totale follia. Ma non serviva Palestra. Non a caso io più volte ho detto bene Perisic, bene, lo so che è vecchio, lo so, ma in tutto questo contesto, con tutti i nomi che abbiamo sentito, ma me lo faccio andare benissimo Perisic, al di là del discorso dell'indennizzo economico, che vabbè, se ti hanno chiesto, non so, 10 milioni, allora ci sta a non averlo preso. Però a dimostrazione del fatto che la richiesta, ma penso anche da parte della maggior parte della tifoseria, non fosse quella di portare necessariamente un giocatore fenomenale, ma qualcosa serve, qualcosa serviva. Scegli tu l'esterno destro, l'esterno sinistro paradossalmente, visto che serve qualcosa anche di là. Però rintanarsi dietro il fatto che tu sia primo in classifica, secondo me è sbagliato. È sbagliato. Ti faccio la provocazione, Simo, per andare verso la conclusione di questo contenuto, poi dopo rimarremo in diretta, ovviamente. Abbiamo ribadito la nostra delusione, abbiamo commentato molto questo mercato. Se ci stacchiamo un attimo dal momento, ci stacchiamo un attimo dalla situazione attuale e dalle sensazioni attuali, questa cattiveria, rabbia, critica, questo fomento che c'è perché non è arrivato un nuovo esterno in prestito per 6 mesi, alla luce della situazione attuale dell'Inter, è così grave, è così pesante, secondo te? Perché oggi poi un tifoso mi ha scritto su un contenuto che poi tratteremo a parte di quello che sta succedendo a Napoli, eccetera, mi ha scritto abbiamo talmente tanti problemi noi, come fai a metterti a commentare Juan Jesus? Mi ha scritto. Ma abbiamo veramente così tanti problemi per cui se non arriva un esterno è un dramma? Sì, ti dico di sì per due motivi. Il primo è che l'esterno oggi, a gennaio, equivale dal punto di vista dell'idea al centrale veloce, al centrocampista fisico e all'attaccante che salta l'uomo in estate.
ed equivale al sesto, quinto, vedi tu come definirlo, attaccante di gennaio scorso. Cioè è un concetto quello che i tifosi, secondo me, stanno lamentando. Il fatto che l'Inter, quando ha delle palesi esigenze di natura diversa, comunque non interviene. Quindi è evidente che un esterno, soprattutto se si tratta di Dodò o giù di lì, non è che ti cambia la vita in senso effettivo, ma è una questione, secondo me, legata al principio, all'idea che simboleggiava in questo momento l'esterno. E quindi certo l'Inter non ha tutti questi problemi come hanno le altre squadre, e altrimenti appunto non sarebbe lì dove è adesso. Però è una questione di previsione in qualche modo, e l'Inter purtroppo, e qui mi collego anche al secondo punto, non facendo queste operazioni, per come la vedo io, sta anche scherzando con il fuoco a livello emotivo. E io sono assolutamente convinto che soprattutto nel mondo dello sport riuscire, ma l'hai detto spesso anche tu in altri contesti, riuscire a mantenere la tua tifoseria carica, vogliosa, entusiasta, spinta ad andare a vedere le partite allo stadio, seguire la squadra, è fondamentale. E io ho purtroppo paura che a livello dirigenziale o proprietà, quello che è, si stia estremamente sottovalutando questo discorso. Il mercato non è una cosa che devi fare buttando soldi a caso, l'abbiamo detto 100.000 volte, ma è anche uno di quegli elementi che aiuta a far ritrovare entusiasmo alla piazza, soprattutto dopo una stagione come la scorsa, dove tutti noi ne siamo usciti distrutti, non solo per l'ultima partita che l'ha chiusa, ma in generale per come è andata. Tu guarda il Milan è arrivato ottavo l'anno scorso, una squadra come il Milan, ha fatto due cose, ha preso Allegri, ha preso Modric, è esplosa la piazza a livello di entusiasmo. Cioè, capito? Questa è una grande differenza secondo me. No, io guarda, secondo me si sta scherzando un po' con il fuoco. Questa cosa che dici tu, l'ho detta sempre io, come dicevi tu, è una cosa che dico da tanto tempo, quindi non posso che sottoscriverla, e ribadisco che il mio concetto parte dall'essere comunque rimasto deluso, ecco, dopo tanto mercato e tante cose, detto da uno che poi è molto appassionato di mercato. A me il mercato piace molto, e mi piace molto vedere giocatori nuovi, quindi sono condizionato da questa cosa. Credo però che si stia esagerando dall'altro lato, nel senso che secondo me comunque stiamo competendo contro squadre che è vero che hanno una sola competizione, è vero che hanno messo dentro qualche tassello eccetera, ma in fin dei conti, se tu senti ogni tifoseria, palesa delle lacune evidenti. Cioè al Milan mancano i difensori, manca il centravanti, tra l'altro il Milan ad ogni sessione di mercato ha un giocatore che lo prende, gli fa fare le visite e gli trova qualcosa, da Boniface a Sissoko e Biabiani e tutto il resto, quindi questa volta con Mateta. Anche qui bisognerebbe chiarire un po' questa cosa qua. La Juventus pure, Spalletti, tra tutte le cose di mercato chiede un centravanti, gli prendono non un centravanti e vanno a prendere Boga che era fermo. E la stessa Roma, lo stesso Spalletti, Gasperini si è lamentato, a Napoli vabbè, Conte ormai non fa testo, quindi dal mio punto di vista non vorrei che si esagerasse dall'altra parte nel giudizio. Detto che Chivu se lo meritava e speravo che potesse avere un rinforzo fresco per questa seconda parte di mercato. Chiudiamo qui la clip che è quello che ok, abbiamo fatto a parte, quindi mi raccomando iscrizione al canale e vi aspettiamo nel club.